Benvenuti in un nuovo video di Quadricottero News. Con l'arrivo del Air 3 e poi del DJI Mini 4 Pro abbiamo scoperto che c'è un nuovo radiocomando con monitor integrato RC2 che presenta delle importanti novità rispetto al suo predecessore RC1 che vediamo qua. L'RC2 ha un nuovo processore, è più veloce, ha 32 GB di memoria interna e ha anche una ventola di raffreddamento. Inoltre ha le antenne esterne separate dalle antenne Wi-Fi interne e quindi è un miglioramento complessivo che riguarda anche una particolarità che vediamo oggi e che permette di utilizzare il Mini 4 Pro ma anche Air 3 sia in FPV sia collegato a un monitor esterno. Nel frattempo abbiamo visto quanto è più veloce rispetto all'RC1. A differenza del Mini 3 Pro, il Mini 4 Pro non è ancora compatibile con i visori Goggle 2 e Integra. Probabilmente lo sarà in futuro, nel frattempo è compatibile con questi Goggle RE e anche con i Goggle bianchi e quindi è già possibile pilotarlo in FPV tramite questa particolarità dell'RC2, ovvero la possibilità di un'uscita HDMI. Tra l'altro, se pilotiamo in FPV potrebbe essere utile la lente grandangolare da 100 gradi di FOV. Ma vediamo come funziona. Tramite questo adattatore, i cui dettagli darò a fine video, possiamo sfruttarlo per ottenere un'uscita HDMI. Questa cosa funziona soltanto con l'RC2, non funziona con il vecchio RC1. Tramite un cavo appunto HDMI e poi mini HDMI, se lo colleghiamo a questi visori DJI che non sono più prodotti da tempo ma sono assolutamente fantastici perché hanno un ricevitore interno a 5,8 GHz, permettono anche di visualizzare il video con un ingresso HDMI. Inoltre si collegano sia a trasmettitori analogici FPV, come ho detto prima, a 5,8 GHz, sia direttamente al sistema OcuSync del Mavic Pro e del Mavic 2 Pro. Certo, sono ingombranti rispetto ai nuovi visori, però sono molto più versatili, come stiamo vedendo, e garantiscono una visione ottimale, a 1080p tra l'altro. 1080p che è anche l'uscita proveniente dal radiocomando RC2. Ed eccoci collegati, uscita video HDMI a 1080p. DJI però dice che non tutti i visori, non tutti i monitor sono compatibili perché non si adattano all'uscita HDMI del radiocomando. Inoltre ci va un adattatore particolare, non tutti gli adattatori funzionano. Infatti io per trovare un adattatore funzionante ho dovuto faticare, i primi tentativi sono falliti perché avevo un adattatore non compatibile con il radiocomando RC2 che appunto sfrutta l'uscita USB di tipo C. Questa soluzione ci permette anche di pilotare il drone a vista, di fare indossare i visori ad uno spettatore e noi continuiamo ad avere il video di ritorno sul radiocomando, cosa che invece non avviene sul Mini 3 Pro perché si collega con il visore tramite il Motion 2 e non con il radiocomando. Se usiamo lo stratagemma per collegare anche il radiocomando, comunque non vediamo il video di ritorno perché il video resta sul visore. Tra l'altro qua il visore è passivo, è semplicemente un monitor HDMI, non trasmette nulla come invece trasmette Integra e Goggle 2. E cosa molto importante, tramite il radiocomando abbiamo accesso a tutti i parametri, possiamo cambiare qualsiasi parametro con il radiocomando. Invece con il Mini 3 Pro, avendo il Motion Controller 2, anche se usiamo il radiocomando al posto del Motion Controller 2, siccome non è supportato, non riusciamo a cambiare tutti i parametri dal menu del visore.
In più, come stiamo vedendo, possiamo collegare un monitor esterno al posto dei visori, possiamo collegare un trasmettitore HDMI per fare le dirette, anche perché in questo momento l'RC2 non riesce a trasmettere bene in streaming RTMP. Ci sono degli errori su YouTube che sono già stati segnalati a DJI, vedremo se saranno risolti con i prossimi aggiornamenti. In questo momento non si riesce a fare bene una diretta streaming su YouTube con l'RC2 collegato al Mini 4 Pro. Vediamo anche che non c'è ritardo nell'uscita HDMI, quindi è contemporaneamente ciò che vediamo sul display del radiocomando lo vediamo anche sul monitor oppure sui visori. Quindi, ricapitolando, l'RC2 ha un'uscita di tipo C USB che funziona anche da uscita HDMI quando colleghiamo un adattatore come questo. Non tutti gli adattatori USB-C HDMI funzionano e non tutti i dispositivi collegati riescono a visualizzare il segnale HDMI proveniente dall'RC2. Detto questo, vediamo quale adattatore ho utilizzato io in modo che chi volesse provare può andare sul sicuro. Come vedete l'ho comprato il 6 ottobre e poi ho fatto un po' di prove per accertarmi che funzionasse bene, che non si disconnettesse dopo qualche minuto di funzionamento. Ho riscontrato che funziona benissimo e quindi ve lo posso suggerire. Come possiamo leggere è unidirezionale, quindi da USB-C a HDMI. Supporta fino a 4K a 30 Hz, ma cosa molto importante per noi è che è retrocompatibile e quindi ha l'uscita anche a 1080p a 120 Hz oppure frequenze inferiori. E infatti, come abbiamo visto, il collegamento che ho utilizzato sia con i visori sia con la televisione come monitor esterno, il collegamento avveniva a 1080p, anche perché 1080p è la risoluzione con cui esce il video di ritorno su RC2. Qua abbiamo un elenco di dispositivi compatibili e non compatibili se volete utilizzare questo adattatore con altri dispositivi. Alcuni smartphone hanno l'uscita HDMI nella USB di tipo C, altri invece non funzionano e quindi bisogna fare attenzione. Abbiamo però la certezza che con l'RC2 funziona, e questa possibilità dell'RC2 HDMI è molto utile perché possiamo utilizzare dei visori con ingresso HDMI, anche se non tutti i visori sono compatibili col segnale HDMI generato dall'RC2. Possiamo collegare monitor esterni, avendo sempre comunque ritorno video anche sul radiocomando. Possiamo collegare un HDMI extender oppure uno splitter o comunque un dispositivo per ritrasmettere il segnale e fare anche streaming. Tuttavia, per quanto riguarda lo streaming, c'è il problema che viene trasmessa anche la sovraimpressione, quindi la telemetria e tutti i dati sovraimpressi. DJI dovrebbe fare in modo di avere la possibilità di guardare lo schermo privo della telemetria, quindi full screen. Sulla DJI Go 4 c'era questa possibilità del full screen, sulla DJI Fly non c'è questa possibilità, quindi sarebbe da chiedere a DJI di implementare il full screen senza dati telemetrici sovraimpressi per sfruttare al meglio questa possibilità dell'HDMI. Bene, vi lascio il link in descrizione di questo adattatore che a me ha funzionato bene. Vi ringrazio per l'attenzione, fatemi sapere cosa ne pensate di questa funzionalità nei commenti, se per voi risulta utile, e vi do appuntamento con il prossimo video su Quadricottero News. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ciao a tutti e buon proseguimento!